Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, il link per acquistare e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana in senso generico, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta che ci apre un po' la settimana, direi molto movimentata, perché le cicogne indicano un cambiamento in arrivo, sia qualcosa che arriva da lontano, che può essere delle notizie, delle risposte che stiamo aspettando, anche un nuovo incontro, persone che non sentivamo, che non vedevamo da un po' di tempo, oppure un qualcosa che si muove abbastanza in fretta, quindi dobbiamo essere pronti a recepire, a raccogliere, ed essendo una carta di movimento effettivamente ha a che fare anche con partenze, ritorni, viaggi, trasferimenti. Vediamo adesso la carta centrale, quindi che ci parla proprio di passaggio appunto dall'inizio alla fine della settimana. Potrebbe essere un po' turbolento per certi aspetti, ma in che senso? La bara arriva a trasformare un settore, una parte della nostra vita, a volte può essere una trasformazione interiore come passaggio importante per porre fine a determinate cose, anche a modi di fare, atteggiamenti, però ha a che fare anche con le questioni pratiche, nel senso che stiamo cercando di chiudere un ciclo di esperienze. Se abbiamo sofferto, se abbiamo perso tante energie, allora questo è il caso di favorire questa evoluzione, questa trasformazione e procedere oltre. A volte può anche essere il passare una brutta giornata, quindi parlando proprio del quotidiano, sappiamo che può esserci una cosa del genere, però di non lasciarci coinvolgere eccessivamente e quindi frenarci nelle nostre cose. Bellissima proprio questa energia come punto di partenza, quindi vuol dire che in qualche modo cercate di sfruttare il più possibile questa energia all'inizio, perché si vede poi una fase di adattamento, di trasformazione, c'è veramente qualcosa che offusca sia il vostro umore, la vostra interiorità o anche delle situazioni che al momento sono un po' complesse, un po' difficili da gestire e anche da comprendere e capire. Ricordo che la luna è nel buio e la sua luce non ci permette di vedere benissimo, quindi riguarda tutte quelle situazioni che al momento non abbiamo le risposte, non abbiamo la possibilità di fare qualcosa, oppure se riguarda proprio la nostra interiorità, magari potremmo essere un po' instabili tra nostalgia, sbalzi di umore, cambiamenti insomma da gestire. Può avere a che fare anche col passato che ritorna, anche con i nostri sogni, i nostri desideri che vogliamo realizzare, e quindi forse questo potrebbe essere il momento giusto di dare una svolta e metterci in quella direzione. I segni zodiacali da attenzionare sono soprattutto quelli di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, e poi troviamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore coppia single, ovviamente se qualcuno non è interessato a questo può anche comunque ascoltare, perché alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti, tipo amicizia, famiglia. Vediamo, abbiamo l'aconito.
spesso parla di situazioni un po' complesse che si stanno, vivendo e, lasciate stare la scritta, ovviamente è in senso troppo, troppo generico, ha tanti altri significati e quindi che adesso ovviamente vi dico e, essendo molto difficile a volte la relazione in sé per sé, oppure gestire tante cose e allora c'è tensione, c'è un qualcosa che può portare un litigio, una discussione molto accesa. Poi, al di là di questo magari possono essere anche cose riconducibili ad atteggiamenti un po' eccessivi, a volte l'offesa, la prevaricazione o la gelosia, l'aggressività, un po' di astio, insomma, può creare qualche intolleranza e difficoltà, soprattutto nella prima parte, poi si vede un cambio totale di energia, soprattutto nella parte centrale del mese, scusate, della settimana, cose che si possono risolvere in realtà. Bella questa, perché parla di risoluzione, parla di riappacificazione, quindi di un qualcosa che switcha totalmente nella massima comprensione, concordia, complicità e protezione. La calendula, ecco, ci fa capire che le energie sono molto altalenanti, quindi nel corso della settimana, tanti alti e bassi, ma lo avete capito anche dalle vostre stesse energie, cioè o qualcosa di esterno che vi influenza tantissimo o qualcosa che state vivendo, oppure proprio nella sfera affettiva, alti e bassi che non aiutano a gestire, la relazione stessa. Infatti questa fa capire che un po' di dispiacere può esserci, magari è proprio da queste carte che, riuscirete a capire come intervenire per evitare, queste situazioni. Io dico sempre che una lettura non deve essere accettata passivamente, ma una lettura ci può anche aiutare a prepararci, cosa può accadere e anche magari evitare alcune circostanze. Quindi abbiamo capito che c'è tensione, che c'è qualcosa che si risolve immediatamente, però poi magari possono saltare fuori altre situazioni, quindi tanti alti e bassi in questa settimana. Io direi anche per i single, perché magari se c'è un coinvolgimento, una frequentazione, un interesse, magari o non è reciproco come interesse, oppure c'è una fase di incertezza nella stessa frequentazione, sì, no, oppure magari la persona si distacca, ritorna, si allontana di nuovo, quindi magari sapete voi che cosa state vivendo. È il caso magari di valutare questa profonda trasformazione, non aver paura di attraversare il buio e l'incertezza, perché magari è peggio rimanere in questa situazione qua. Sfruttate la vostra energia e desiderio di volervi rinnovare e di voler migliorare, almeno in questo ambito. Adesso andiamo a vedere quello più pratico del lavoro e delle finanze. Il belvedere ci fa intravedere effettivamente qualcosa all'orizzonte, magari già vi sta dicendo che alcune attività, iniziative e idee che avete possono essere abbastanza favorevoli e realizzarsi, quindi portare, soddisfazione e dei frutti da cogliere. Poi ha tanto a che fare con l'osservazione e con la valutazione di quello che c'è intorno e anche con l'attesa. L'attesa può concludersi perché, magari c'è qualcosa che sta arrivando, per alcuni potrebbe continuare questa attesa di messaggi, di notizie, dipende dalle varie circostanze, cioè se voi potete sbloccare un po' la situazione e quindi far smuovere queste risposte, questi messaggi e persone in arrivo, allora meglio farlo. Oppure, come vediamo con queste carte, alcune cose devono essere proprio lasciate andare, quindi smettere di aspettare. Altre, magari di avere un po' di pazienza perché
può arrivare a quella risposta. Come abbiamo visto abbiamo parlato anche di passato, di cose che ritornano per essere risolte, cose che ritornano perché finalmente arriva sia nuovi sviluppi, sia come vi dicevo proprio quelle informazioni. In qualsiasi circostanza queste vi stanno dicendo che è il momento di cogliere delle nuove energie, delle nuove opportunità per migliorare quello che avete voi in questo momento a disposizione o, ripeto ancora, per chiudere delle vecchie situazioni che ormai sono diventate ingombranti. Per chi è alla ricerca di lavoro, chi vuole fare grandi cambiamenti, magari osservare, valutare prima di muovervi, di non mettere in moto subito delle cose nuove, ma prima c'è bisogno di fare ordine e sistemare delle cose e poi andare avanti, magari fare e valutare dei possibili cambiamenti proprio nella vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!